Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19. Come vedete alle mie spalle Kia Xceed 1004 turbo benzina 140 cavalli. Lavoretto oggi abbastanza veloce, andiamo a resettare la spia service che ci esce sulla strumentazione e che ci indica la manutenzione che sta per scadere o comunque scaduta. Questa operazione ovviamente va fatta dopo aver eseguito il tagliando, cosa che io ho fatto, ma vedrete in un prossimo video, anzi in prossimi video, perché ho fatto qualche altro lavoro. Ad ogni modo, subito dopo aver effettuato il tagliando compare questa indicazione qui che state per vedere e indica che la manutenzione deve essere fatta entro più o meno 100 km o un tot di giorni rimanenti. Come avete potuto vedere c'è da resettare questa indicazione qui, però io non l'ho fatto subito perché volevo aspettare e farvi vedere cosa compare nel momento in cui scade il termine. Solo che per mancanza di tempo ho lasciato passare un bel po' di chilometri. Infatti ne ho percorsi circa 2000 e adesso lo andrò a resettare, però ovviamente possiamo impostare fra quanti chilometri vogliamo che ci venga indicato il messaggio. E allora per eseguire il tutto, purtroppo con le solite, ad esempio l'interfaccia Delphi con il programma WowWurt o Autocom o Delphi stesso, non si riesce ad accedere all'auto. Con quella diagnosi lì già vi preannuncio che le funzioni sono disabilitate, si può solamente leggere gli errori in centralina. Per poter effettuare le diverse funzioni, le diverse programmazioni, c'è bisogno di una diagnosi come questa. Io ad esempio utilizzo questa qui della Launch, che permette appunto tra le tante funzioni, tra le tante programmazioni, anche il reset della spia service e anche la possibilità di impostare il chilometraggio che vogliamo, dopo cui ci compare l'indicazione di effettuare la manutenzione. Ma vedremo tutto a breve. Ci spostiamo in auto per iniziare, ma prima come sempre like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Allora, accendiamo la nostra diagnosi. E intanto apriamo, qui c'è lo sportellino molto comodo. Come vedete, accendo la luce, la presa OBD. Innanzitutto vi faccio vedere. Allora, ecco qui, manutenzione richiesta, meno 2306 km. Sì, lo so, ho fatto passare un po' troppi chilometri, ma per questioni di tempo. Ad ogni modo, colleghiamo la nostra diagnosi. Qua, vabbè, sta aggiornando il firmware. Ok. Vediamo se riesce a trovare da solo il numero identificativo del motore. Allora, archiviazione, conferma, produttore Kia, ok. Sì, è riuscito a trovarlo da solo, che è Xceed Code. E adesso sta facendo un test. Delle varie centraline per vedere cosa legge, cosa riesce a non leggere, se ci sono problemi nelle varie centraline.
Ok, qua ci ha lasciato il rapporto, tutto normale, c'è un'anomalia nella videocamera multifunzione e poi lo vediamo successivamente, magari do un'occhiata, ma deve essere solo questione forse che ho staccato la batteria, comunque vedremo dopo. Torniamo indietro, eccola qua, vediamo, codice errore questo qui, vabbè, lo vediamo dopo, proviamo a cancellarlo, vediamo in caso se ricompare, se ricompare indaghiamo. Ok, azzeramento, vediamo se in questo sì. Allora, reset sistema, sostituzione, passi, reset service, questo qua olio, vediamo se c'è qualcos'altro, ma spurgo, circuito, immobilize, cambio. Ok, vabbè, a noi ci interessa questo qui, reset service degrado olio. Allora, conferma. Scegliamo Kia. Ok, utilizziamo questo. Allora, quadro strumenti. Allora, siamo entrati nel menu del quadro strumenti e a noi ovviamente ci interessa funzione speciale, impostazione, avviso service, eccolo qua. Allora, periodo 12 mesi lo lasciamo così, distanza 15.000, no, lo andiamo a modificare, ok, quindi facciamo ok, officina, no, officina, ok. Allora, eccolo qua. Ora andiamo a cambiare la distanza e mettiamo, considerando che abbiamo percorso 2000 e qualcosa, quindi mettiamo l'avviso a 13.000, anche se io sono solito anticipare il tagliando, quindi al prossimo tagliando non arriverò a 13 ma qualcosina in meno, ma questo è giusto una cosa in più, io mi segno tutto su un mio libretto personale, quindi 13.000 km, ok, periodo 12 mesi mettiamo, anche se non arriveremo mai a 12 mesi perché faccio abbastanza chilometri, quindi conferma, completato. Ok, adesso ci avviserà a 13.000 km oppure 12 mesi. Facciamo azzeramento completato. Ok, allora qua possiamo tornare indietro. Quindi questa è la schermata principale, stacchiamo lo scanner OBD e vediamo se abbiamo risolto. Ok, quindi accendendo adesso, come vedete non compare nessun avviso. Accendendo l'auto vediamo. Nessun avviso. Lavoro concluso. Come
avete potuto vedere, lavoro veramente semplicissimo. Anche per oggi è tutto, like se ti è piaciuto il video e mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanellina perché su quest'auto sono andato ad effettuare altri lavori e usciranno quindi altri video, ad esempio il tagliando, sono andato a sostituire le candele e un video dedicato alla sostituzione del filtro abitacolo con la pulizia e l'igienizzazione dell'impianto di areazione. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione del video per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto, perché verrà riconosciuta una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo. Ti ricordo inoltre che sono presente anche su Instagram e TikTok, passa a dare un'occhiata, trovi sempre qui sotto i link ai profili. Grazie e alla prossima!